Santi del quotidiano, uomini e donne che hanno preso sul serio l'invito di Gesù e si sono messi alla sua sequela, senza gesti spettacolari, senza effetti speciali. Perché la casa di Dio, diceva Georges Bernanos, è una casa di uomini e non di superuomini. I cristiani non sono superuomini e neanche i santi lo sono, o meno ancora, poiché sono i più umani degli umani. Uomini e donne che non si distinguono dagli altri per condizione, ruolo sociale, lavoro, ma che nella vita di ogni giorno testimoniano Gesù, immersi nella storia, solidali con i piccoli e con i poveri, senza aureole fotogeniche, senza clamore, eppure luminosi, perché, come ha ricordato Papa Francesco, la santità è la vera luce della Chiesa e il suo volto più bello. Santi della porta accanto: Giorgio, Luis, Carlo, Antonietta, Maria, Teresio, Vittorio, Pier Giorgio, Ramon, Oscar, Giuseppe. Volti che nell'azione cattolica hanno trovato la loro via alla santità, uomini di frontiere e di dialogo, pronti a cogliere i segni dello Spirito fuori dai recinti delle convenzioni e delle istituzioni. È questa la più bella avventura, alla quale siamo tutti chiamati, la buona battaglia, la corsa che non procura medaglie, ma spesso, al contrario, incomprensioni, diffidenze, sofferenze. Una scelta controcorrente al modo delle beatitudini evangeliche, ma che porta con sé la gioia vera, non senza umorismo, perché il malumore, ricorda Papa Francesco, non è un segno di santità. Una gioia che non deriva dal lustrarsi gli occhi in una presunta estasi, ma è compagna della parresia, la franchezza evangelica, dell'audacia che non ama i sentimentalismi e le svenevolezze, e dell'intelligenza della fede, una fede pensata e interiorizzata. È un cammino comunitario che esige costanza nella preghiera, vigilanza e discernimento, non un hobby, un'occupazione momentanea, un optional. I moralisti, diceva ancora Bernanos, considerano volentieri la santità come un lusso, ma è una necessità.